Buongiorno ed eccoci di nuovo qui alla nostra macchinetta anti-inflazione, l'unica macchinetta che mantiene il prezzo fisso del caffè a 60 centesimi da ormai 3 anni? 3 anni, sì. Stoicamente mantiene il suo prezzo. Allora, programma di oggi: andare a pescare. Obiettivo: provare a prendere qualcosa con le pinne. Se avesse anche i tentacoli andrebbe benissimo, Con le pinne sicuramente potrebbe farci divertire qualcosina di più a livello di combattimento, ma se avesse i tentacoli non sarebbe male in cucina, quindi andrebbe tutto bene, insomma. Allora, condizioni: ci dovrebbe essere una leggerissima ondina, giusto da creare un pochino di schiuma, da quello che dice il meteo. Per il resto altro ninzo, dobbiamo andare a vedere, dobbiamo andare a pescare e poi vedremo come va. Quindi ragazzi, io adesso mi sistemo, parto. Altre cose da dirvi? Nulla. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché vedo che tanti di voi guardano i miei contenuti ma non sono iscritti, quindi il mio consiglio è sempre quello di iscrivervi in modo da rimanere sempre aggiornati. E adesso andiamo a vedere se troviamo un panettiere o qualcosa che sia simile ad esso. Andiamo. Ragazzi, ci siamo, mare da favola, mare bellissimo, più bello di quello che mi sarei aspettato, molto più bello. Oserei dire che è una condizione che potrebbe riservare anche qualche pesce rosa, potrebbe addirittura arrivare la sorpresa, dico potrebbe, sicuramente qualche palamita è molto più probabile. Oggi le cose sono due: o è questione di orario o è questione di passaggio. Se non sento nulla nei primi 5-10 lanci, vuol dire che probabilmente devo o aspettare. Ragazzi, non ci crederete, ma sta passando probabilmente o uno spada o una guglia imperiale. È davvero molto vicino, molto vicino. Lo faccio skippare. Ho le aguglie qua sotto che saltano, impaurite. L'ideale sarebbe stato avere dietro un po'. E ho lo zaino. Potrei riuscire ad andarlo a prendere in 5 minuti, ma vediamo se c'ho eventualmente nella scatoletta qualcosa di superficie. No, solo stick. Credo che sia comunque una buona idea provare 2 lanciagalla, Non ho idea di cosa poteva essere, se uno spada o una guglia imperiale, era uno dei due. Ok, ho fatto una corsetta a prendere il popper. Ormai quello spadino o aguglia imperiale, non so dirvi di preciso cosa poteva essere, se ne sarà andato. Però io un tentativo lo faccio lo stesso. Prima di spostarmi un po'. Sono convinto. Ok ragazzi, abbiamo cambiato di nuovo spot. E sono sudato. Da momenti scivolo e mi ammazzo.
Questa è la classica condizione che fino a non molto tempo fa, qualche annetto diciamo, avrei detto la classica frase: oggi è impossibile che non giri un pesce, o ancora peggio, oggi è impossibile non toccare un pesce, non prendere un pesce. Vi posso assicurare che nella pesca tutto è possibile, anche cappottare clamorosamente quando le condizioni sembrano perfette come ora. Questo era un bel pesce, eh? Questo era un bel pesce. Beh, dai, una botta l'abbiamo avuta. Che bello! Comunque, stavo dicendo, il discorso è sempre valido anche se ho toccato un pesce. Anche se le condizioni vi sembrano fantastiche, bellissime, meravigliose, la strategia vincente è sempre quella di evitare di farsi troppe illusioni. Essere positivi va bene, crederci va bene, dare per scontato tipo oggi guarda che mare, è impossibile, oggi un pesce lo devo fare, no, quello non va bene. Quello non va bene, perché capitano le giornate anche con condizioni meravigliose che per qualche strano motivo si cappotta clamorosamente. Quindi sempre bene affrontare la pescata con umiltà, come diceva Sacchi, con molta umiltà. Ragazzi, allora stavo morendo di fame e a sto punto mi prendo 10 minuti di pausa e mi scasso una focaccina col salmone. Salmone scozzese, non norvegese. Pagato una fucilata, ma è buono. Oh, l'unica cosa che ho trovato, tamane. So venuto in zona schiume, papà. Allora, ho messo un minnow gigante, bello ignorante e pelandrone, e vediamo se qualche barra o qualche pesce in schiuma magari è propenso. E non è un pesce piccolo.
bella bella, è arrivata sul tardi, ma davvero un pesce bellissimo. Che bello! È lui! Che culo! Che culo, ragazzi! Che culo! Oh ragazzi, che roba incredibile! Incredibile! In 20 minuti è successo di tutto di più. Veramente una cosa fantastica quello che è successo negli ultimi 20 minuti. Allora, innanzitutto ho allamato una palamita, che non è niente di incredibile come avvenimento inverno, però la cosa che è successa immediatamente dopo è stata che sono passati due pesche a sub davanti a me e sono capitati non a fagiolo, di più, perché un paio d'ore fa inavvertitamente avevo urtato la plano che tenevo qua sugli scogli, che era piena zeppa di artificiali, e ovviamente era piombata subito in acqua, e non in acqua bassa, era scivolata in una pozza che sarà stata, il mare qua sotto sarà 2,5 metri, 3 metri di profondità, niente di eccezionale, però insomma inverno, non ho la muta e non ho neanche la maschera, quindi non potevo davvero recuperarla. Così ho chiesto a questo ragazzo che gentilmente poteva fare un tuffo e vedere se la trovava, e gli è passato un tuffo, me l'ha trovata subito, me l'ha restituita e sono stato davvero super contento, davvero non finivo più di ringraziarlo. E oltre al grazie gli ho anche regalato la palamita che avevo appena fatto, mi è sembrato un gesto dovuto, visto che mi ha fatto un grande favore, e lui l'ha accettata, io sono stato contento, lui è stato contento, siamo stati contenti tutti, insomma che bella cosa. Dopo di questo, dopo ciò, ho voluto di nuovo fare un lancio, primo lancio dopo tutto sto ambaradan, pin dentice, non grosso, un pesce su, boh, sarà stato 1,7 kg, 1,8 kg, però insomma già un pesciolino carino, discreto, bello. E quindi niente ragazzi, in 20 minuti è successo che il pesce si è attivato ed è successo soprattutto che questo ragazzo mi ha recuperato gli artificiali e gliene sarò eternamente grato.
Ultimo lancio della giornata, ragazzi. Ultimo recupero. Poi non vedo l'ora. Spero di trovare qualcosa aperto. Sì, un supermercato aperto lo trovo. E mi scasso qualcosa di fresco e gasato. Ho una Coca-Cola, un'aranciata, ho una sete. Ho una sete mostruosa. Ragazzi, non sarà al massimo, lo so, la Fanta, però non è buona mai tanta. Avevo una sete, non ce la facevo più, devo bere qualcosa. Ragazzi, allora io mi sono bevuto sta Fanta, il video finisce qua. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima, spero di sì, sarebbe un piacere. Ciao ragazzi, un grande abbraccio in gamba, statemi bene.